i protagonisti, vi trasmettiamo l'incontro con la pianista Giovanna Conti. Buongiorno, io mi chiamo Giovanna Conti, sono una pianista e cercherò di spiegare la mia, complicata avventura pianistica in un modo che sia il più semplice possibile. Sono nata e cresciuta a Parma, in Emilia, e oggi vivo nell'Appennino, tra boschi di faggi e anche lupi. Ho iniziato a suonare pianoforte da ragazzina, non proprio da bambina piccola, e ho iniziato, devo dire, più per scelta di mia madre che non per una mia autentica passione. Anzi, io confesso che per me è sempre stata una tortura il fatto di essere da sola in una stanza a studiare. Infatti, fino a una certa età ho studiato, controvoglia. Però il suono in sé, mi commuoveva fin da quando ero piccolina. La musica mi rapiva, nonostante non è che fossi molto attirata dagli strumenti che la riproducono. Io mi sono sempre interrogata piuttosto sull'origine della musica. Allora poi ho studiato al conservatorio, ma non è certo di che ho trovato le risposte che cercavo. Pur suonando io mi rendevo conto che non mi appassionavo mai davvero, perché in fondo l'attività di suonare manteneva quella caratteristica che avevo detestato fin da subito, cioè quell'appartarsi dal mondo della vita e dalla compagnia degli amici. Per me era insopportabile. Allora, non so se avevo 19, 20 anni, comunque dopo l'esame dell'8º anno, il corso di studio è di 10 anni, quindi ero quasi alla fine, e tra l'altro l'esame l'ho superato a pieni voti, e ho deciso di smettere di suonare. Ma si vede che non era proprio scritto nel mio karma, che dovevo finire lì la mia avventura pianistica, anzi, posso proprio dire che da lì è iniziata, perché nel giro di pochi mesi da quella mia così decisione, presa più per rabbia che per convinzione, il destino ha proprio voluto che incontrassi sulla mia strada una persona straordinaria, forse è meglio dire un personaggio straordinario, che è diventato immediatamente il mio vero maestro. Si tratta del maestro Americo Pasquale Caramuta. Il mio maestro, appunto, Caramuta era argentino, aveva origini italiane e fece carriera in tutto il mondo, ma specialmente negli Stati Uniti. Lui era pianista, ingegnere e teologo. Tra l'altro io allora ricordo che studiavo storia e filosofia all'università e quindi ci siamo incontrati quasi più sul piano intellettuale che su quello pratico strumentale. E comunque è stato, possiamo chiamarlo così, ecco, anche se platonicamente, un amore proprio a prima vista. Sono diventata subito la sua allieva prediletta e per me è inutile dire che lui è valso quello che può valere l'acqua nel deserto, ecco, per una persona assetata. Io studiando con lui per la prima volta capivo che suonare, studiare significava immergersi nella vita e non appartarsene, al contrario di quello che avevo imparato fino ad allora. Lui mi ha proprio insegnato a vedere la musica prima che ad eseguirla, ma vedere la musica significava vederla in me stessa, in ogni azione che compivo, avere la consapevolezza di ogni muscolo che si muoveva con un grande studio della muscolatura, del modo in cui si produce il movimento, di quello che il movimento produce a sua volta. Ma significava vedere la musica anche nel mio cane, nel caffè che prendevo al bar, magari con un amico, nei problemi che quell'amico mi raccontava. Significava vedere la musica anche nella noiosissima storia che studiavo sui libri. Insomma, il maestro Caramuta mi ha insegnato a vedere la musica nell'universo intero. E finalmente ecco la passione. E allora ho finito gli studi, sono tornata sulla mia decisione di smettere di suonare e alla fine mi sono diplomata al Conservatorio di Trento. Forse era il 1999, adesso non ricordo precisamente, ma io mi ricordo bene che allora mi proprio divertivo sia a studiare sulla tastiera proprio che a suonare durante i concerti. Poi Caramuta morì, siamo nel 2003,
quando se ne andò mi lasciò in eredità il suo sistema filosofico e didattico, che lui aveva intitolato Fenomenologia della tecnica pianistica. Lui me lo lasciò con l'incarico di svilupparlo e portarlo avanti. Lo aveva elaborato e applicato con tutti i suoi allievi e anche con me, io ne avevo goduto appunto, ma lui lo aveva applicato anche nelle grandi università del New Jersey, della Pennsylvania. Io mi rendevo conto che invece ero ancora una studentessa molto sprovveduta, quindi nonostante fossi veramente molto onorata di essere stata scelta, ero anche spaventata, perché non sapevo se sarei stata all'altezza di tanta fiducia. Così io lasciai la fenomenologia della tecnica pianistica momentaneamente da parte, diciamo, in sospeso, per seguire qualcosa, e siamo intorno al 2004, che il mio fiuto mi diceva essere qualcosa di veramente interessante. Iniziavo da allora ad appassionarmi allo studio delle 5 leggi biologiche scoperte dal dottor Hammer, che è il medico tedesco che si è staccato dalla medicina ufficiale per portare avanti un pensiero scientifico quantomeno indipendente e che vede alla base dei processi di malattia un criterio biologico assolutamente funzionale e sempre benigno. Nel sistema del dottor Hammer io ho visto una straordinaria aderenza con i principi che avevo appreso dal mio maestro di pianoforte, Karamuta, e avevo capito che le 5 leggi biologiche del dottor Hammer erano il tassello mancante, quella propulsione biologica proprio scientifica, che sarebbe servita all'intero sistema di Karamuta per prendere il volo, anche nelle mie mani, diciamo. Le 5 leggi biologiche mi spiegavano finalmente quello che io volevo sapere, cioè da dove viene la musica, perché un essere umano decide di scrivere opere, concerti, ballate, sonate, sinfonie. Diciamo che insomma io ho dato la mia risposta. Infatti ho lavorato come ricercatrice in questo senso per 6 anni, proprio fianco a fianco con il dottor Hammer, prima in Spagna e poi in Norvegia. Ne sono uscite 4 pubblicazioni scientifico-musicali, quindi abbiamo lavorato duro. Ne sono usciti diversi seminari e parecchi concerti, il primo dei quali, che è stata la vera e propria presentazione della ricerca, è stato al castello di Karlsruhe ad Urlach in Germania nel 2009. E, tra l'altro mi piacerebbe poi così salutarvi con un brano proprio di Mozart che è tratto da questo concerto. Mozart è uno degli autori esaminati nella prima pubblicazione scientifico-musicale perché le sue opere e la sua biografia hanno fornito materiale davvero prezioso per illustrare in che modo un autore sviluppa quell'urgenza comportamentale, biologica ed estetica che lo porta a mettere su carta, a mettere nero su bianco, a compiere dei gesti per suonare, per praticare fisicamente la musica. Si può dire molto in sintesi che l'opera musicale, in questo senso, è la malattia del compositore. E Mozart, in quanto ad essere malato, non scherzava, diciamo malato tra virgolette, comunque molti dei suoi biografi appunto mettono l'accento su questo aspetto della sua vita. E la vita non è mai slegata dalla composizione, questo non sono io a dirlo, però diciamo che forse ho trovato un anello che lega come la vita è legata alla composizione. E diciamo che infatti la composizione, la produzione di Mozart è straordinariamente vasta e ricca, perché forse, così noi abbiamo supposto almeno in calce alla ricerca, era un costante estremo tentativo di autoguarigione. Esattamente come un ostrica produce una perla, le cosiddette malattie nei compositori, in chi è predisposto verso la musica, producono l'opera, straordinarie opere musicali.
E diciamo che una ulteriore passione io l'ho sviluppata in questo senso, quindi non c'è soltanto quella per il pianoforte, ma c'è anche proprio quella per andare a cercare, a trovare scientificamente delle ragioni che possono legare la vita alla musica e anche la mia vita, la mia stessa vita, alla mia professione di pianista. Io credo che questo modo di vivere la musica, di farla vivere dentro una tastiera, meriti così di essere conosciuta, ecco. Infatti dall'esperienza con il dottor Hammer in avanti, la mia attività concertistica è legata alla diffusione e all'applicazione dei risultati di questa mia ricerca. Il prossimo appuntamento, in questo senso, è il concerto con la Jazz Art Orchestra presso il Teatro Verdi di Busseto, che è in provincia di Parma. Suonerò come solista la Rhapsody in Blue di Gershwin, che abbiamo già eseguito insieme, in questa versione inedita tra l'altro, all'Auditorium del Carmine di Parma. Sempre a Busseto suonerò altri brani che mirano a coinvolgere il pubblico da un punto di vista proprio biologico, proprio in questo senso, di questa ricerca così un po', se vogliamo, alternativa, ecco. Comunque per maggiori approfondimenti e informazioni si può visitare il sito che è www.associazionesibelius.org. Lì si possono trovare proprio le tracce del mio lavoro, del mio percorso. Io credo di aver detto abbastanza, insomma, spero per suscitare la curiosità di chi mi ascolta. E a questo punto, come vi ho accennato prima, vi lascio con una registrazione fatta appunto in Germania, al castello di Karlsruhe Durlach, durante il concerto che è stata la prima di presentazione del mio metodo. Mozart, il concerto 488 in La maggiore. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.
Per il ciclo I protagonisti vi abbiamo trasmesso l'incontro con la pianista Giovanna Conti.